Oh, Into the Wild! Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati e benvenuti. Nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo nel domenicale Lollo Into the Wild. E attenzione perché quella è una stalla, non è tutto casuale tutto questo. Quella è una stalla, ma c'è dello stallo nella stalla. Ma non è quella la stalla dove c'è dello stallo, ma lo stallo sta nella stalla olandese, perché la trattativa per Joshua Zirkzee è in completo stallo. E cosa vuol dire? Sono di buon umore oggi, ragazzi. Cosa vuol dire? Vuol dire che da una parte abbiamo Kia Joorabchian che continua a fare no, ma io sono quelli i soldi che voglio. Ma scusa, Kia, magari un po' esagerati, no? Magari sarebbe il caso di fare un piccolo sconticino. Ma no, ma sono quelli che voglio io, i soldi che voglio io sono quelli. E dall'altra parte invece c'è chi sta conducendo la trattativa che ovviamente non è che vuole scucire tutti i propri piccioli. Dal suo punto di vista ovviamente c'ha ragione, quello dall'altra parte dal suo punto di vista c'ha completamente ragione e quindi è stallo nella stalla. Ma vabbè, ragazzi, stavo pensando ad una cosa, no? E non è che, adesso non è per fare fretta né da una parte né a Kia Joorabchian, che tra l'altro adesso il Zirkzee adesso va pure agli europei, adesso vabbè non si sta allenando da un sacco. L'hanno preso che era a Disneyland, cioè l'hanno richiamato, era a Disneyland a Orlando, era lì che stava facendo i pirati, il corsaro che a Gardaland stava facendo quella roba lì. L'hanno chiamato, vieni qua Joshua, vieni che avevo bisogno di te per l'europeo. Quello è due mesi che non si allenava più, quindi adesso c'ho un po' quella roba lì, nel senso, va all'europeo, se fa bene e poi se ne accorgono tutti di quanto è forte Joshua. Se va male, siccome io i miei tifosi li conosco, se dovesse andare male e voglia spiegare che Joshua non si sta allenando da mesi, eccetera eccetera eccetera, va a finire che appena sbaglia due partite, ecco, vedi, non li vale assolutamente tutti quei soldi. Intanto ragazzi, sono arrivato qua, voi non lo vedete, sono arrivato nello stesso punto dove domenica scorsa mi sono fermato, perché domenica scorsa non potevo andare avanti perché c'era tutta l'acqua. E tutta l'acqua c'è anche adesso, quindi secondo me devo fare una roba, aspettate. Se cado in diretta, ragazzi, 30.000 view fa sto video. Allora, aspettate. Ecco. Sono passato nell'erba, vediamo se riesco. E quindi, ragazzi, quindi sto vivendo un po' quella roba lì, no? Cioè, da una parte Joshua va agli europei, bella per Joshua. Dall'altra parte è un po' come se tutti scoprissero il nostro Joshua. E poi se va bene, stavo dicendo prima di... adesso l'ho fatta, ragazzi, scusa, torno da voi. Stavo dicendo, se fa bene, tutti si accorgono di lui e magari arriva la squadra di Premier che prende in mano il telefono. Scusi, lei è l'agente Kia Joorabchian? Sì, guardi, quanto? 15, gliene diamo 30, perché in Premier fanno così. Quant'è la sua clausola? 15, gliene diamo 30. E a quel punto noi lo prendiamo intercooler. Invece, se fa male, vi stavo dicendo prima, io i miei tifosi rossoneri li conosco bene. Se dovesse fare male, parte il mega drammone. Quindi, Lollo, hai visto che non vale così? Non li vale assolutamente quei soldi. Quindi, sono un po' combattuto. Vi stavo dicendo, no? Prima di imbattermi là nel casino lì. Allora, che tra poco tempo, tra veramente poco tempo, perché si tratta veramente di poche settimane, e c'è già il ritiro del Milan. Tra 3 settimane, l'8, mi sembra l'8 di luglio. L'8 di luglio c'è il ritiro del Milan. E Fonseca c'è, e quindi oramai quello ci dobbiamo beccare, quindi Fonseca c'è lui. Il problema qual è? È che questa sarà un'annata super mega condizionata dal fatto che si stanno giocando gli europei, quindi il povero Fonseca no, stavo dicendo il soprannome ma non ve lo dico ancora. Il povero Fonseca, intanto devo passare qua, scusi signore padrone dei campi, mi scusi ma devo passare in mezzo al campo perché sennò dice la pozzanghera gigante. Il povero Fonseca si troverà a una squadra praticamente a mezza squadra, perché tra tutti quelli che vanno agli europei c'è tipo l'attaccante, vi faccio un esempio. Chi è l'attaccante del Milan tra 3 settimane?
Boh, non c'è neanche. Chi è che c'è? Non lo so. Chi è che c'è tra 3 settimane? Vabbè, forse Colombo, qualche ritorno dai prestiti. Torna anche Daniel Maldini. Ho visto tra l'altro che c'è l'interesse di un sacco di squadre per Daniel Maldini. Ah, poi vi devo parlare della roba di Teo, mi stavo dimenticando. E vabbè. A proposito di interesse di altre squadre, ieri mi sono guardato l'Italia, ok? Allora, diciamo che fino adesso, io lo sapete, no? Ve lo dico sempre, ve l'ho sempre detto. Io l'Italia la guardo, so che tanti di voi dell'Italia voi non frega una mazza. A me, io l'Italia me la guardo, ognuno è libero di fare quello che vuole. Ovviamente, guardare l'Italia è tifo Italia, però l'Italia è rappresentata, diciamo, da giocatori che durante l'anno non è che ho apprezzato particolarmente, anzi, ok? Faccio un po' fatica, però mi turo il naso e vabbè, e tifo perché ovviamente la nazionale dell'Italia, dal mio punto di vista, va sempre tifata, ok? Anche se ho fatto maledettamente fatica. Quando vedevo Frattesi, c'è un po' fatica a tifare per la squadra per la quale stava giocando Frattesi. Però vabbè, tant'è, diciamo, Frattesi, diciamo, non il più simpatico tra i giocatori della Serie A. Intanto, raga, non so dove sono finito, ma è bellissimo qua, guardate. Ci sono un sacco di pozzanghere. Oh! Non so cos'era. C'era qualcosa, forse un coniglietto. Allora, o forse una biscia, boh, chi lo sa. E niente, stavo guardando l'Italia, vi stavo dicendo. Stavo guardando l'Italia ma vi dirò, rispetto a tutto lo schifo che abbiamo visto nelle qualificazioni, altre partite orripilanti, cioè non c'è altro modo per dare una definizione corretta alle partite che ha giocato l'Italia. Orripilanti, giocate male, poca intensità, uno schifo, raga, uno schifo. E invece la partita di ieri, devo dire che nonostante tutto è stato una bella partita. Comunque l'Italia primo tempo ha giocato bene, poi secondo tempo ha mollato un po', però vabbè, tant'è. Allora, no, volevo parlarvi di Broja, ok? Broja. Allora, ieri ho visto che mi avete scritto tutti. Perché? Perché ovviamente Broja è uno dei miei giocatori preferiti. Grandissimo, Broja. Ieri, ovviamente, dopo la partita che ha fatto ieri, che ovviamente ieri non ha fatto una gran partita, subito tutti che mi avete scritto: ah, Lollo, guarda il tuo Broja, guarda che chiavica che è il tuo Broja di qua e di là. Vabbè, raga, allora, innanzitutto, massimo rispetto per me, no, sto scherzando. Innanzitutto, raga, la partita, diciamo, un po' così può capitare a tutti. Però, ragazzi, ieri manco se ci mettevi davanti Lewandowski avrebbe fatto una bella partita. Cioè, i fratelli albanesi hanno giocato praticamente ininterrottamente, tutti in difesa. E ovviamente ho scritto subito a tutti i miei amici albanesi. Ho un sacco di amici albanesi, ragazzi, perché poi tra l'altro sono anche i genitori perché mio figlio va all'asilo e ci sono tanti bambini che hanno tanti bambini con i padri o la madre di origine albanese, quindi ci troviamo spesso. E ho un sacco di amici albanesi, gli ho scritto subito. Dopo 20 secondi mi hanno ammazzato pronti via subito. Ah, Lolo! Invece poi dopo è cambiata. Però sì, diciamo che nell'analisi anche dalla loro parte, l'analisi della partita, anche loro erano un po', cioè loro giustamente mi dicono: no, noi siamo consapevoli che ovviamente l'Italia è molto più forte, però magari se ce la fossimo giocata la partita sarebbe stato un po' meglio. Effettivamente concordo con loro. Vabbè, Broja. E a Broja ha fatto fatica, raga. Fatto fatica. Domanda principale: Lollo, affideresti il tuo attacco l'anno prossimo a Broja? No, ovviamente no, ragazzi. L'anno prossimo bisogna fare Zirze. Adesso pare che hanno rinnovato, ho visto che ne parlava Relevo ieri, pare abbiano rinnovato di un altro anno il contratto a Jovic. Boh, non lo so, io non so se l'avrei fatto, ragazzi. So che tra di voi ci sono tanti estimatori di Luka Jovic. Io non so se è vera questa cosa, se è ufficiale, non lo so. Però boh, io non l'avrei rinnovato.
con massimo rispetto per Luca, perché comunque ha dato il suo contributo, ha fatto i suoi gol e ci mancherebbe sia lui come Okafor, però non lo so. Poi bisogna vedere i termini con cui hanno rinnovato, perché se ha rinnovato e si pigliate veramente ancora 3 milioni e mezzo di euro, allora andavo a prendere qualcun altro. Vabbè, e basta. Ah, Teo, poi vi saluto. Ma raga, è inutile che vi incazzate. Cioè, ieri ho fatto un video fiume, su chi non l'avesse visto andasse a vederselo. Tanto qua, guarda, pieno d'acqua. Chi non l'avesse visto andasse a vederselo il video di ieri di Teo. Raga, è inutile che vi incazzate. Cioè, la storia è semplicissima e ve l'ho già detto ieri. Se tu sei un campione e Milan vuole tenersi campioni, devi pagarlo per tale e devi contornarlo di un progetto che lui e altri campioni punti ad essere un progetto vincente. Questo 18 minuti di video di ieri racchiusi in pochi secondi. Va bene, oh raga, vi saluto. Allora vi chiedo la cortesia di lasciare like a questo video, iscrivervi al canale e le live. Ricordatevi che da adesso d'ora in poi, non so come, non so quando, non so perché, dipende poi dal bambino, da mio figlio ovviamente, se devo andare a prenderlo oppure no, i pomeriggi facciamo le live. Basta, non mi viene in mente nient'altro che vi volevo raccontare. Vi ho portato un po' in giro, avete visto un po' di bellezza into the wild. Vabbè, ciao a tutti raga, forza Milano, vado vecchio l'Inter, ciao!